Per il cappello facciamo un anello magico e lasciamo una codina iniziale un po' lunga. E nel primo giro lavoriamo 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5. Portiamo il filo del cerchio magico davanti, così, e tiriamo. E questo filo lo lasciamo all'esterno. Mettiamo il segnapunti e nel secondo giro lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto, e 4 punti. 1, 2, 3 e 4. Quando lavoriamo pochi aumenti in un giro o non ne lavoriamo affatto, il lavoro si arrotola su se stesso. Attenzione che questo è il rovescio del lavoro, dobbiamo rovesciare il lavoro per tenere il dritto verso l'esterno. Nel giro 3 lavoriamo i 6 punti che abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto, e ripetiamo un'altra volta 2 punti, un aumento. Nel giro 5 lavoriamo gli 8 punti che abbiamo, senza aumenti né diminuzioni. Nel sesto giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, e ripetiamo un'altra volta 3 punti, un aumento. Nel giro 7 lavoriamo i 10 punti che abbiamo, punto su punto. Nel giro 8 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto. E ripetiamo 4 punti, un aumento, un'altra volta. E nel giro 9 lavoriamo i 12 punti che abbiamo. Nel giro 10 lavoriamo un punto e un aumento. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il decimo giro termina con 18 punti. Nei giri 11 e 12 lavoriamo questi 18 punti punto su punto. Nel tredicesimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nei giri 14 e 15 lavoriamo i 24 punti che abbiamo, punto su punto. Nel sedicesimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Dal giro 17 al giro 20 lavoriamo i 30 punti che abbiamo, punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Completato il 20° giro lavoriamo 2 punti bassissimi,
una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Con il filo verde prepariamo un nodino iniziale e agganciamo il filo un paio di punti dopo i punti bassissimi. E lavoriamo tutto un giro di punto gambero. Il punto gambero è come il punto basso, ma anziché andare nel punto successivo, andiamo nel punto precedente. Portiamo fuori il filo, ho 2 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo. E lavoriamo tutto un giro di punto gambero. Anche nel punto in cui avevamo agganciato il filo. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo e con l'aiuto di un ago senza punta colleghiamo l'inizio e la fine del giro, passando attraverso il punto successivo, così. In questo modo il giro è perfettamente collegato. Qui dietro facciamo un nodino e questo filo lo nasconderemo all'interno del cappello. Per i fiorellini prepariamo un cerchio magico e lasciamo una codina iniziale un po' lunga. E la ripetizione che ripetiamo per 5 volte è una catenella, e in questo caso è la catenella del cerchio magico, un mezzo punto alto nel cerchio, una catenella, un punto bassissimo nel cerchio. E ripetiamo una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nel cerchio. E ripetiamo questa ripetizione in tutto per 5 volte. Lavorate le 5 ripetizioni, tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo e con l'uncinetto portiamo il filo di fine lavoro dietro. Così, passando per il cerchio magico e tiriamo il cerchio magico. E questo è il fiorellino. Di questi ne facciamo quanti vogliamo. Mettiamo il berrettino al folletto nel modo in cui ci piace di più e cuciamo. Per cucire, come abbiamo fatto altre volte, ripassiamo sui fili della lavorazione dei punti. In questo modo la cucitura sarà invisibile. Non serve che prendiamo tutti i punti, così. E ovviamente sotto prendiamo anche la testa. E una volta cucito bene tutto intorno, facciamo uscire il filo da uno dei fori della lavorazione del berretto. Così. Nella parte superiore del berretto abbiamo lasciato il filo del cerchio magico. Ora, qui sopra arrotoliamo il berrettino quanto ci piace, così. E con questo filo del cerchio magico diamo qualche punto per fissare. E anche in questo caso ripassiamo
sui fili dei punti. E quando siamo soddisfatti della forma, facciamo uscire anche questo filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il filo con cui abbiamo cucito il berrettino. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio senza tirare troppo, altrimenti deformiamo il lavoro. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo il nodo e l'altro filo all'interno del berrettino. E tagliamo. Allo stesso modo annodiamo e nascondiamo qualunque altro filo, così i nodi non si vedono. Il folletto è già molto bello così, ma se volete vediamo adesso come ricamare il berrettino. Prendiamo un pezzo di filo verde e un ago senza punta. Entriamo da dietro da uno dei fori della lavorazione e usciamo dove vogliamo iniziare il ricamo. Lasciamo una codina di filo e cominciamo a ricamare. Per fare la prima foglia rientriamo da dove nasce il filo e usciamo dove vogliamo che finisca la prima foglia, quindi per esempio nel prossimo forellino. Per ricamare usiamo sempre i forellini tra i punti. Facciamo passare il filo intorno al lago e tiriamo. E questa è la prima fogliolina. Ora facciamo un pezzetto di rametto, quindi basta fare un punto e usciamo dove vogliamo che finisca la prossima fogliolina. Così. Per fare la foglia rientriamo da dove nasce il filo e usciamo sul rametto. Facciamo passare il filo intorno al lago e tiriamo. Così. Facciamo un altro pezzetto di rametto e un'altra fogliolina. E continuiamo così. Un rametto e una fogliolina. Qui ovviamente non c'è uno schema, fate il ricamo come preferite, come abbiamo fatto per gli ovetti, come abbiamo fatto per gli elefantini portachiavi. E questo potrebbe essere il rametto. E poi se vogliamo possiamo aggiungere qualche fogliolina qua e là. Per fare le foglioline facciamo come abbiamo fatto prima, quindi rientriamo nello stesso foro da cui nasce il filo e usciamo dove vogliamo che finisca la foglia. Così, e semplicemente rientriamo nello stesso foro e usciamo da qualche altra parte. E quando siamo soddisfatti del ricamo terminiamo l'ultima fogliolina e usciamo da dove nasce il filo, da dove siamo partiti e abbiamo lasciato la codina di filo. Qui, come abbiamo imparato, annodiamo e nascondiamo i fili.
Con un paio di punti cuciamo i fiorellini dove ci piace di più e il nostro folletto è pronto. Se vogliamo farne un portachiavi, come vi ho mostrato moltissime volte, agganciamo qui sopra il portachiavi. Con le pinze apriamo l'ultimo anello della catena, lo inseriamo in uno dei punti del cappello e richiudiamo. Se non avete un pezzetto di catena come questo o un portachiavi tipo questo, non c'è nessun problema, qui sopra facciamo un anello di catenelle e questo anello verrà poi inserito nell'anello del portachiavi. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo progettino vi sia piaciuto, a me piace moltissimo, mi dà allegria e penso che userò questo come portachiavi e questi ne farò degli altri e li appenderò alle finestre. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo tutorial, se vi piace, se lo rifarete e come utilizzerete questi piccoli folletti. Se li rifate ricordate di condividere con me le vostre foto, adoro vedere tutti i vostri lavori, potete condividerle con me in Facebook o in Instagram, trovate tutti i link nella descrizione del video, oppure nel mio nuovo gruppo Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti, lì potete condividere i vostri folletti e tutti gli altri lavori che fate. Aspetto di leggere i vostri messaggi qui sotto al video, se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se l'avete già fatto, grazie mille! Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!